Il gold standard. Bene cari amici, proseguiamo con il nostro viaggio. Oggi percorreremo le fasi che ci porteranno al gold standard, una transizione durata diversi anni. Ma che cos'è il gold standard? Il gold standard è un sistema monetario monometallico, all'interno del quale abbiamo la circolazione di monete d'oro e di banconote pienamente convertibili in oro ad un tasso di cambio fisso. Ma facciamo un passo indietro. Come abbiamo detto nei video precedenti, se ve li siete persi, andate a rivedere, mi raccomando, arriviamo da una fase monetaria in cui si impongono sostanzialmente due metalli, l'oro e l'argento. Questi due metalli viaggiavano liberamente per il globo grazie alla loro trasformazione in monete, che contenevano realmente metallo, quindi, e alle banconote, che invece rappresentavano la proprietà di una determinata quantità di oro o di argento presso un istituto terzo e ne garantivano il riscatto. Una cosa importante da sapere è che fino ad ora non era ancora stato creato un sistema monetario nazionale chiuso da parte degli stati o ancora prima degli imperi. C'era ovviamente un monopolio nella coniazione delle monete, ma questo non impediva che girassero solamente sul territorio di un impero, per esempio. Anzi, c'era quasi l'interesse a farle girare fuori dai propri confini, perché lo stampo presente sopra di esse, pensiamo alle facce degli imperatori, erano garanzia della loro autenticità per chi le riceveva e rappresentazione di forza e potenza per chi le emetteva. Pensate che l'Italia, intesa come zona geografica, ebbe un ruolo fondamentale in Europa dopo la caduta dell'Impero Romano. La nascita delle città-stato decentralizzò la produzione di monete. Firenze fu la prima nel 1252 a coniare il fiorino d'oro. Seguì a ruota Venezia nel 1270 con il Ducato d'Oro. Alla fine del XIV secolo circa 150 tra stati e città avevano coniato la propria moneta con le stesse caratteristiche del fiorino. Non c'era però nessun divieto, per esempio, a Firenze di usare il Ducato di Venezia, perché tanto avevano il medesimo valore. Anche se col passare del tempo le monete circolarono sempre meno perché venivano preferite le banconote, rimaneva un problema: l'oscillazione del prezzo dei metalli, ma soprattutto il rapporto di cambio tra l'oro e l'argento. Lo abbiamo trattato in un video precedente. Questo portava seri problemi per il commercio e lo scambio di beni, ma nonostante questo il sistema andò avanti per secoli, perché gli stati, o le varie organizzazioni, cominciarono a svolgere una politica monetaria attiva, ossia cercarono di tenere fisso il rapporto di cambio tra l'oro e l'argento. Questo fece sì che ogni Stato cominciò a non vedere più di buon occhio la circolazione di altre monete sul proprio territorio, perché così facendo si creava una svalutazione della propria moneta coniata. Capite che se io coniavo 100 monete d'oro e 10 d'argento, riuscivo a mantenere il rapporto tra i due metalli. Ma se poi mi entravano 30 monete d'oro di un altro Stato, io subivo una svalutazione interna dell'oro. La prima regione a smarcarsi da questa situazione fu la Gran Bretagna, che nel 1717, sotto la direzione di Isaac Newton, pensate, decise di abbandonare l'argento, affidandosi solamente all'oro come metallo di riferimento, e fissò ad un peso di 7,3 grammi la sua sterlina. Abbiamo quindi il primo esempio di gold standard, che portò enormi benefici all'economia inglese e le permise di espandere i suoi investimenti in tutto il mondo. Ma dovremo aspettare fino alla fine del 1800 per vedere altre nazioni, che nel frattempo tentavano di mantenere in piedi il sistema bimetallico, a fare il grande passo. Col passare del tempo ogni Stato iniziò a coniare le proprie monete d'oro, che diventarono valuta nazionale nei rispettivi paesi. Ogni moneta aveva un determinato peso. Per esempio un franco francese conteneva 0,29 grammi di oro, o il marco tedesco 0,36 grammi. Le valute quindi non rimasero tutte uguali, ma ogni valuta nazionale era espressione di una specifica quantità di oro fisico. Si creò un tasso di cambio tra le varie monete, che era semplicemente il rapporto tra le diverse masse. Per capirci, se la sterlina era caratterizzata da 7,3 grammi di oro
e il franco da 0,29 grammi, allora il tasso di cambio era di 26,26 franchi per sterlina. Paradossalmente si tornò ad avere una libera circolazione del denaro grazie ai tassi di cambio. Il denaro diventò come un'unità di misura, una convenzione per misurare il valore economico espresso in oro. La sua rappresentazione poteva avvenire direttamente con le monete d'oro oppure con le banconote, che rappresentavano una quantità d'oro conservata nei caveau nazionali. I governi, non avendo la possibilità di controllare la produzione di oro mondiale, non possono manipolare l'emissione del denaro. In teoria. Sì, in teoria. In pratica, invece, tutto filò liscio finché si rispettò in maniera ferrea il rapporto tra banconote emesse e quantità di oro disponibile. Le banconote erano convertibili in oro, dovevano poterlo essere in qualsiasi momento e il rapporto doveva essere di 1 a 1. Quando però gli stati cominciarono a produrre più banconote di quanto oro possedevano, segnarono l'inizio del declino del gold standard. Un declino causato dall'avidità dell'uomo. La prima fu la Gran Bretagna, che forte del fatto di essere una superpotenza, tanto che le banche degli altri stati usavano la sterlina come valuta di riserva, iniziò a sovraemettere banconote. Seguirono successivamente anche gli altri stati, che non si limitarono a questa pratica, ma crearono anche delle banche centrali di deposito, dove i cittadini portavano l'oro. Questo provocò invece un accentramento delle riserve auree di un paese, che da un lato aveva la possibilità di emettere ancora più moneta, ma dall'altro lato, invece, in caso di eventi estremi, sarebbe stato molto vulnerabile e avrebbe rischiato la perdita di tutte le riserve. Nel 1914 scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Affrontare una guerra significa impiegare enorme capitale umano e ingenti risorse economiche. Ora, se si fosse seguita la logica del gold standard, tutti gli stati coinvolti avrebbero avuto grosse difficoltà a finanziare una guerra. E molto probabilmente le nazioni che disponevano di maggiori capitali avrebbero avuto un notevole vantaggio. Non a caso, in Gran Bretagna, pensate, il conflitto venne soprannominato Guerra delle vacanze di agosto. Sì, proprio perché i britannici erano consapevoli di essere economicamente superiori agli altri e quindi prevedevano un conflitto rapido e indolore. Accade però che subito dopo l'inizio dei combattimenti, gli stati che cosa decisero di fare? Decisero di sospendere la convertibilità delle banconote in oro e iniziarono ad emettere denaro fresco per finanziare una guerra che durò 4 anni, sganciando di fatto le valute nazionali dalle riserve auree. Nel 1917, dopo 3 anni di sostanziale stallo dalla guerra, decisero di intervenire gli Stati Uniti, mettendo in campo quantità ingenti di finanziamenti in denaro e in materie prime, che segnarono l'esito del conflitto. Anche i vincitori però uscirono devastati e pieni di debiti dalla guerra, debiti che gli Stati Uniti pretendevano venissero ripagati. Dopo la fine del conflitto, in tutta Europa scarseggiava l'oro. Perché? Perché chi perse la guerra dovette pagare le sanzioni, anche direttamente con il nostro amato metallo giallo. Ma anche i vincitori dovevano ripagare i debiti di guerra e quindi si dovettero privare dell'oro. Era quindi molto complicato tornare a un gold standard puro, quindi si cercarono strade alternative. La Gran Bretagna fu la prima a muoversi, addirittura già durante il conflitto, quando per sostenere i costi comunicò al suo popolo che avrebbe gradito che tutti i titoli degli investimenti privati fossero stati trasferiti al governo, che li avrebbe convertiti in titoli di Stato inglesi. Ci fu un grande patriottismo perché, pur non essendoci una legge, ma solo un'espressione di gradimento se ciò fosse avvenuto, la stragrande maggioranza degli inglesi, che come sappiamo erano economicamente molto agiati e disponevano di ingenti capitali investiti all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, aderirono. In questo modo si trasferì tutta la ricchezza privata direttamente allo Stato. Si nazionalizzarono in sostanza l'oro e gli investimenti privati per finanziare la guerra. Guerra che la Gran Bretagna vinse, ma che la prosciugò di tutte le sue ricchezze
e che ne ridusse in maniera drastica le quantità di oro in possesso, tanto che nel 1925, con il British Gold Standard Act, terminò la circolazione di monete d'oro e si limitarono le conversioni di banconote solamente in lingotti da 12 kg ad un prezzo prestabilito. Altri paesi decisero di sovramettere moneta non convertibile in oro, chi per pagare sanzioni, chi per pagare debiti, al punto da inflazionare talmente tanto la propria valuta che causò il dissesto economico di un'intera classe produttiva. Vedi per esempio il caso della Germania e dell'iperinflazione del marco. Insomma, la guerra ha lasciato il segno. Il sistema aureo viene modificato, mollato e ripreso più volte, viene alterato, ma non viene ancora abbandonato. Certo, la sua utilità viene messa a repentaglio, però, nonostante questo, l'oro continua ad essere il protagonista del sistema monetario mondiale. Bene, per ora è tutto. Nel prossimo video vedremo gli avvenimenti che porteranno ad un monopolio monetario e che apriranno le porte al sistema odierno. Vi saluto e vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!